Terramara, anticipazioni puntate 18 e 19 agosto su Canale 5. Mentre Zuleia si dispera perché non sa dove si trovi suo figlio, Demir dice a Gaffur e Saniye che hanno sparato alla madre, ma che nessuno deve saperlo. Poi dice a Saniye che deve prendersi cura di tutta la casa perché Zuleia non sta bene e di non raccontare a nessuno e che saranno ricompensati. Nel frattempo un medico sta visitando il MAS e allora Fekeli gli chiede notizie di un CAR e lui dice che la donna è in condizioni critiche, ma che Demir non ha denunciato il MAS. In ospedale a Demir viene comunicato che l'operazione di un CAR è andata bene e che è fuori pericolo. Poi lo raggiunge Genco, che gli dice che il MAS non si trova in nessun ospedale. Demir però gli dice di essere sicuro di averlo colpito al cuore. Zuleia, chiusa in camera, si dispera e sentendo passare Fadik dietro la porta le chiede di aprirle, che deve trovare suo figlio, ma Fadik la prende in giro e se ne va. Gulten sente Gaffur parlare con Saniye e dire che Demir sa dove si trova il Mas e che andrà ad ucciderlo. Gaffur viene a sapere che Gulten ha cercato di incontrare il Mas, allora arrabbiato la va a cercare e la trova mentre lei sta scappando dalla tenuta. La ragazza gli dice che era preoccupata per il Mas e voleva andare a vedere come stava, facendolo arrabbiare ancora di più, tanto che minaccia di ucciderla e la picchia. Gaffur, dicendogli che li farà uccidere tutte e due, la trascina in una stalla, dove la incatena ad una trave. Poi la chiude dentro a chiave per impedirle di avvisare il Mas che Demir sa dove si trova e vuole ucciderlo. Poi, quando torna a casa, dice a Saniye che ha rinchiuso Gulten nella stalla e che rimarrà lì fin quando non imparerà ad usare la testa. Perché nonostante Demir l'abbia perdonata, lei lo vuole tradire di nuovo, mettendoli tutti in pericolo. Nel frattempo Demir è al capezzale della madre, che è incosciente e addolorato le rivolge parole dolcissime. Mentre le parla, un car lo tocca con un dito e lui capisce che lei lo sente e si commuove. Il Mas è pieno di dubbi e chiede a Fekeli perché Zuleia gli ha teso una trappola mentre lui sperava di poter fuggire con lei e il bambino. Fekeli gli dice che non può sapere se Zuleia sia stata costretta da Demir e che deve scoprire la verità perché non tutto è come sembra. È sera tardi e Fekeli si reca all'ospedale e con la complicità di un uomo che stava di guardia alla porta entra nella stanza di un car che è ancora incosciente. Le siede vicino e le dice che loro due erano stati costretti ad allontanarsi e che lui era rimasto solo senza di lei e che aveva sentito la sua mancanza ogni notte. Per la loro storia non c'era speranza, per questo lui era rimasto in silenzio tutti quegli anni. Aggiunge poi di esserle sempre stato fedele e che ha sempre sofferto, ma verrà il momento in cui loro due potranno parlare del loro dolore. Poi lui le accarezza la mano e va via mentre lei apre gli occhi. Demir porta da mangiare a Zuleia e le dice che lui le aveva creduto quando gli aveva detto di amarlo, ma poi lo ha tradito mandando un biglietto ad Ilmas ed ora non sa come possa fidarsi ancora di lei. Zuleia non gli risponde, ma chiede di suo figlio. Allora Demir va via e poco dopo torna con il bambino e glielo mette tra le braccia. Il mattino seguente, alla villa, Zuleia chiede a Demir se la rinchiuderà ancora. Lui le dice che dipende da lei, o lui lascia la porta aperta e lei può andare via, ma sola, senza bambino, oppure lei rimane lì con il bambino, ma la porta resta chiusa. Zuleia lo accusa di essere crudele, ma lui le dice che lui la ama profondamente e che farebbe di tutto per lei, ma che non si fida più. Quindi la chiude a chiave e consegna la chiave a Sermin, incaricandola di darle da mangiare. Quando Demir si reca in ospedale gli comunicano che un car si è finalmente svegliata. Genco si trova in città e vede il Mas salire su una macchina e capisce che è vivo. Non riuscendo ad avvisare Demir, lo segue fino alla fabbrica e qui gli punta la pistola e gli dice di impugnare la sua perché lui non spara ad un uomo disarmato. Il Mas invece gli dice che sa che lui è l'amico di Demir e gli dice che Zuleia è sua moglie e che Demir lo ha lasciato in prigione per poterla sposare. Poi il Mas gli dice di sparargli se non gli crede, ma Genco, confuso, non spara. Quindi Genco va da Demir e dopo avergli detto che lui gli è debitore della vita, gli dice che è andato da El Mas per ucciderlo e ripagargli il suo debito di riconoscenza. Quando gli dice che il Mas gli ha raccontato una storia diversa da quella che lui gli ha detto e alla quale non vuole credere, Demir gli dice che il Mas gli ha detto la verità e gli racconta che quando si era innamorato di Zuleia lui sapeva che erano fratelli.
Solo quando il Mas si trovava in prigione gli aveva confessato che Zuleia era sua moglie. Lui voleva rinunciare a lei, ma non ce l'ha fatta e sapendo che il Mas era condannato a vita aveva pensato che lei avrebbe potuto amarlo. Poi Demir gli dice che sa che ora ha perso la sua amicizia, ma che lo capisce e lo accetta. Genco gli risponde che se glielo avesse detto prima avrebbe capito, poi lo guarda e se ne va, mentre Demir lo guarda con le lacrime agli occhi. Mentre Zuleia è in camera depressa, entra Sermin che le chiede cosa sia successo tra lei e Demir e che lei può aiutarla. Zuleia le dice che non le lasciano vedere il fratello perché è un assassino, mentre invece è solo una vittima. Quindi chiede a Sermin di lasciarla andare via insieme al bambino, ma Sermin le dice che è impossibile perché Demir non la perdonerebbe. Sanie vede Gaffur preparare un panino di nascosto, allora lo segue fino a una baracca isolata dove lo vede dare da mangiare a Gulten e dirle che rimarrà lì fino a quando si comporterà da incosciente e la prega di comportarsi bene. Gulten invece gli risponde che il Mas si vendicherà, allora Gaffur si arrabbia e se ne va. Poco dopo Sanie va da Gulten e questa in lacrime le chiede di liberarla. Lei ci prova, ma non ci riesce. Allora dice a Gulten che convincerà Gaffur a liberarla. Infatti va subito da Gaffur e dopo avergli detto che è crudele gli chiede di liberare la sorella. Gaffur si rifiuta dicendole che Gulten pensa ancora ad Ilmas e se la libera correrà subito da lui, quindi è meglio che stia lì finché non si rinsavisce e non li metterà più in pericolo. Demir è andato a riprendere un carro in ospedale e giunta alla villa viene accolta calorosamente da tutti. Poi Demir le racconta di Zuleia e che l'ha chiusa in camera perché temeva che scappasse con suo figlio, quindi le rivela che il Mas è vivo. Un car va da Zuleia e questa la tratta freddamente e non le fa toccare il bambino. Allora un car le dice che anche se non si fidano l'una dell'altra, lei proteggerà sempre Adnan. Nel frattempo Demir ringrazia Sermin per essersi presa cura di Adnan e le dà una busta con 10.000 lire, con cui potrà pagare i suoi debiti e le promette che non le chiederà più di vendergli la villa. Nazire vede Sanier entrare nella prigione di Gulten e da una finestra osserva ciò che accade. Sanier dice a Gulten di non essere riuscita a convincere Gaffur e la prega di fare ciò che lui vuole, ma Gulten le dice che non farà mai nulla contro il Mas e che si ucciderà. Nasire va a riferire a Ilmas che Gaffur tiene Gulten prigioniera, allora lui si reca subito da lei e la libera dalle catene. Gulten lo ringrazia e gli rivela che Zuleia voleva davvero incontrarlo, poi rifiuta di seguirlo per paura che Gaffur la uccida e scappa via. Gulten va subito da Sanie e le racconta che è stato Ilmas a liberarla. Poi, insieme, vanno da Gaffur e Sania gli dice che l'ha liberata lei e che ora Gulten ha capito il suo errore e non parlerà più di Ilmas. Così finiscono le anticipazioni di giovedì e venerdì 18 e 19 agosto. Cosa c'è davvero tra Fekeli e Unkar? E cosa ne sarà di Demir, Ilmas e Zuleia? Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi nessuna delle nostre anticipazioni.